Benvenuti ad ATH. Oggi vedremo come mettere correttamente per la prima volta la sella a un puledro o eventualmente ad un cavallo se non era stato domato prima, chiaramente. Ad aiutarci con noi oggi ci sarà Annabel, una puledra di 3 anni, avellinese, che Annabel ha fatto un mese di lavoro con noi quando aveva 1 anno, imparando tutti gli esercizi del metodo ATH da terra, e adesso che ne ha 3 è tornata da noi per poter proseguire con il suo percorso con il metodo ATH. È arrivato il momento per lei di mettere la sella. In realtà l'anno scorso era stata messa una volta la sella, giusto come prova, dopodiché non è più stata messa, quindi nell'arco di 1 anno sicuramente lei avrà dimenticato come procedere. È chiaro che prima di mettere la sella su un cavallo noi avremmo fatto tutti i passaggi da terra del metodo ATH, avremmo lavorato molto sulla razionalizzazione, quindi avremmo fatto accettare al cavallo le varie pressioni, avremmo fatto accettare al cavallo le varie situazioni e avremmo un cavallo sostanzialmente sereno durante il lavoro. Come procediamo quindi per mettere la sella? Annabel ha già lavorato nei giorni scorsi con un fascione, ok? Il fascione mi permette chiaramente di farle accettare la pressione di qualcosa che stringe a livello del costato, ma senza avere l'ingombro di una sella, senza avere le staffe che sbattono. Quindi oggi noi adesso procederemo invece proprio con la sella. La sella che utilizzeremo sarà una sella da battaglia, una sella che cadrà, una sella che se anche il cavallo la butta per terra non è un problema. Non usate la vostra sella preferita per fare la prima messa della sella, perché sicuramente ci sono buone probabilità che succeda qualcosa. Come procediamo innanzitutto? Allora, vedete che qui a fianco a me ho messo tutto il materiale che ci serve. Innanzitutto cerchiamo di far fare al cavallo conoscenza proprio del materiale, degli oggetti. Quindi con il primo esercizio facciamo in modo che possa vedere il materiale. Facciamo passare il cavallo, lasciamo che osservi, che guardi. Ok, lasciamo annusare, lasciamo che capisca le cose che andremo a mettere fra un po'. È chiaro che se il cavallo non ha mai fatto un avvicinamento agli oggetti e improvvisamente se li vede piombare addosso, ci sono buone probabilità che si spaventi. Dobbiamo ammettere, mettere la sella a un avellinese è tendenzialmente facile, ok? Perché sono cavalli piuttosto freddi, non hanno grosse reazioni, però non si può mai sapere. Quindi utilizziamo Annabel anche perché ad oggi abbiamo lei e lei usiamo per fare il video. Ok, vediamo già che ha perso interesse. La facciamo passare anche tra noi e la sella. Vediamo se accetta su entrambi i lati la sua presenza. Vedete, se vuole andare ad annusarla, a capire cos'è, lasciamo fare, lasciamo che la curiosità del cavallo ci aiuti in questo lavoro. Ok, avete visto un segnale di relax, sta masticando. Molto bene. Lasciamo sempre i cavalli esaminare gli oggetti sconosciuti, lasciamo che da soli cerchino di apprendere come affrontare le situazioni. Vedete che non sono partito immediatamente prendendo la sella e cercando di buttarla sul cavallo, ma ho cercato di far sì che il cavallo conosca gli oggetti che noi andremo a utilizzare. Ok, vediamo che è tranquilla, vediamo che è pacifica, quindi iniziamo col nostro sottosella. Chiaramente avendo messo il fascione è già stata abituata al sottosella, però tuttavia vediamo il procedimento. Ok, glielo faremo accettare buttandolo addosso. Vedete, non sono delicato, non devo aver paura di spaventarla, perché un domani quando butteremo il sottosella noi non andremo tutte le volte cauti, anzi qualche volta ci scivolerà, qualche volta lo sbatteremo in maniera errata, qualche volta lo metteremo in maniera errata. Chiaramente, come tutte le cose, le dobbiamo fare da un lato e dall'altro. Ok, la vediamo tranquilla, molto bene. Ci assicuriamo anche, come dicevo, lei ha già lavorato col fascione, ma ci assicuriamo comunque che una pressione
a livello del costato non le dia noia, per cui con la nostra lunghina d'addestramento andremo a creare tensione, vedete, sotto la pancia. Ok, vediamo se mi metto comodo per... ok, la camera, vedete, sono a livello del sottopancia e stringo, vedendo che non ci sono particolari reazioni posso provare a proseguire. Questo lavoro, se fatto in un tondino, sicuramente è meglio, perché possiamo gestire al meglio tutto quello che succederà, che potrebbe succedere. Facciamo annusare al nostro puledro la sella, se vuole esaminarla, se vuole guardarla, lasciamoglielo fare, che ne senta l'odore, che ne senta i rumori. Ok, vediamo che sostanzialmente Annabelle è tranquilla, perciò cominceremo. Utilizzate le prime volte, ve lo consiglio, una sella leggera, perché dovrete spesso metterla, toglierla, ok? Quindi se è una sella pesante sarà molto impegnativo. Prendiamo la lunghina in modo da poter gestire la situazione nel caso di una reazione e cominciamo l'atto di buttare la sella, ma senza realmente metterla sul cavallo, semplicemente facendogliela sbattere addosso. Ok, qui c'è stata una piccola reazione, quindi continuo. Ok, vediamo che la cavalla è tranquilla, quindi proviamo, ok, a metterla. Come vedete il sottopancia è ancora a terra. Vediamo che abbiamo un attimo di esitazione, non fisso la sella in questo momento, la lascio così com'è. Mi interessa vedere le reazioni anche se la sella non è stabile, anche se la sella dovesse cadere a terra, perché è una cosa che può succedere un domani. Quindi è meglio che il mio cavallo conosca già la situazione. Perciò sella messa, non fissata, direzione. Ok, proviamo a chiedere un piccolo trotto, molto bene, la sella cade, benissimo, non ho avuto reazioni, mi fa piacere, vuol dire che posso proseguire. Stavolta la sella invece la metteremo dal lato destro, ok? Non abituate i vostri cavalli a essere sellati solo da sinistra, abituateli a essere sellati da tutte e due le parti, da tutti e due i lati. Facciamo vedere la sella, lasciamo che la analizzi, che la studi tutte le volte che vuole. Ok, una volta tranquilla ricreiamo l'operazione. Faccio come per mettere la sella, ma non la metto. Se vedo che è tranquilla, la posiziono e le chiedo di muoversi. Proviamo un piccolo trotto e la sella cade e non ho reazioni, molto bene. Perfetto, Annabelle ci permette di proseguire velocemente, per cui ritorniamo a mettere la sella. Questa volta, visto che non abbiamo avuto reazioni, non ci sono stati segnali di nervosismo, andremo diretti. Vedete, il fatto che Annabelle abbia lavorato col metodo ATH ci permette di essere tranquilli nel poterci muovere attorno a lei. Ha fatto tutti gli esercizi di razionalizzazione, ha fatto tutti gli esercizi di gestione delle situazioni. Per precauzione sempre lunghina sotto mano, però ci può permettere veramente di lavorare in tranquillità. Vediamo di assicurare il sottopancia in modo che sia centrato. Ok, bene, e mi giro in modo da mettermi comodo per la camera, farvi vedere l'aggancio. Perfetto, pelino più in là. Bene, per prima cosa faccio? Prendo, lunghina sempre alla mano chiaramente, il sottopancia e creo
tensione, vedete? In questo modo, se dovesse succedere qualcosa, sono pronto a bloccare la situazione, ma non ho la sella fissata, quindi non può peggiorare la situazione. Al massimo la sella cadrà come è successo prima, ok? Vedo che non ho reazioni, il suo atteggiamento rimane positivo, perciò sciolgo il latigo e lo passo all'interno. Essendo questa una sella da battaglia, mancano un po' di anelli per fissare il sottopancia, ma alla fine non è una sella su cui salirò mai, è solo una sella di prova. Tiro quel tanto che basta per far sì che la sella non si muova e la fisso. Non essendoci sufficienti fori, faccio un nodo a cravatta, non è un problema, l'importante è che la sella non si muova. Io controllo costantemente gli atteggiamenti della testa, le espressioni, i movimenti delle orecchie per capire cosa sta per succedere. Il fatto che io la veda masticare, la vedo rilassata, mi fa capire che posso procedere tranquillamente. Ok, siamo con la sella messa e fissata. Dall'altra parte c'è il back cinch, il sottopancia posteriore, che non è ancora stato fissato. Lo faremo in un secondo momento, adesso non ci interessa, ok? Vediamo segnali di relax, molto bene, positivo. Fissata la sella, cosa possiamo fare? Se abbiamo un tondino ci possiamo permettere di liberare la cavalla, allontanarci, ok? Allontanatevi perché non sappiamo le reazioni. Chiediamo direzione. Ok, per ora sembra bene, ma cerchiamo di analizzare tutte le andature. Non accontentiamoci del passo. Trotto. Molto bene. Non vedo reazioni. Proviamo galoppo. Ok, il galoppo un po' di fastidio c'è, quindi continuiamo. Molto bene. Ok, proviamo a fermarla. Wow. E cambiamo di lato. Passo bene. Trotto e galoppo. Ok, ci sono piccoli accenni di reazione qua e là, ma sono veramente piccoli. Se doveste vedere che il cavallo inizia a sgroppare, inizia a calciare, non fermatelo. In questo momento dovete spingerlo avanti, dovete creare maggiore pressione. Ok, se voi doveste fermarlo, il cavallo si convincerebbe che quello è il comportamento corretto. Invece dovete spingerlo avanti, più avanti, in modo che crei movimento e non che blocchi il movimento. Ora proviamo, metto sempre comodo alla camera. Ok, proviamo ad agganciare anche il back cinch, visto che ce l'abbiamo. All'inizio lo stacco e lo lascio penzolante e chiedo al cavallo di muoversi con il sottopancia posteriore libero. Vedete il fastidio? In questo modo vedete la gestione sia con cavallo libero sia con cavallo tenuto alla lunghina. L'unica cosa che cambia nella gestione con la lunghina è che dovete avere un buon controllo della capezza. Se il cavallo ha delle reazioni dovete essere in grado di gestirle, quindi il cavallo deve rispettare molto bene la capezza, perché altrimenti vi trascinerà in lungo e in largo. Ok, vediamo che abbiamo accettato il back cinch anche qui.
per cui procediamo a fissarlo. Il back cinch va stretto ma non troppo, quindi deve essere aderente alla pancia del cavallo, non deve creare spazio, ma non deve essere neanche stretto come il sottopancia. Per cui vediamo possibili nuove reazioni. Braccio, voce, al passo sembra bene. Ho rallentato dal galoppo perché avevo chiesto solo un trotto. Molto bene anche qui. Come dicevo, la Velinese è abbastanza semplice da sellare, un cavallo piuttosto freddo, per cui non mi aspetto grosse reazioni. Questo ci permette di descrivere con calma tutto quello che sta accadendo. E vi assicuro che dall'ultimo anno questa è stata la prima volta che lei mette la sella. Qui non ho chiesto il galoppo. Ok. Richiedo il trotto. Ok, e ora galoppo. E stop. Wow. Ok. Abbiamo visto come sostanzialmente reazioni non ce ne sono state, piccoli accenni di fastidio, ma non reazioni. Sicuramente il cavallo lo possiamo definire di indole abbastanza fredda, razionale, ok? Ma è anche vero che ha avuto un lavoro fatto in passato. Siamo passati per delle fasi, abbiamo lavorato sulla razionalizzazione, sul rispetto, sul controllo, abbiamo messo il fascione. Non siamo arrivati, abbiamo messo su la sella, abbiamo fatto un percorso per arrivare qua e vi assicuro che se questo percorso viene rispettato, la maggior parte dei cavalli si comporta esattamente come lei. Al massimo posso vedere una o due sgroppate quando aggancio il sottopancia posteriore, ma non di più, ok? Quindi quello che è successo oggi dovrebbe essere la normalità. Facciamo un passo ulteriore, visto che lei è stata brava. Sella accettata, ok, ma vediamo se accetta anche i movimenti e i rumori che arrivano dalla sella. Perciò, controllando il naso del cavallo, creo dei rumori che arrivano dalla sella. Vedete che qui cominciamo ad avere delle reazioni. Tengo controllo del naso e procediamo esattamente come nella razionalizzazione. Fino a che non vedo un segnale di relax, continuo l'azione. Ottengo il controllo della sua direzione tramite la capezza e cerco di creare continuamente la situazione. Vedete che per quanto avesse accettato la sella, i rumori che arrivano dalla sella non sono stati accettati. Qualcuno potrebbe dire, visto che il cavallo ha accettato la sella, dovrebbe essere facile salirci. Invece questo sarebbe il minimo che potrebbe accadere in caso di salita. Vedete come alla fine la tensione non è arrivata dalla messa della sella in questo caso, ma dai rumori che essa provoca. Quindi attendiamo i nostri segnali di relax. Vedete, pian piano le reazioni stanno calando. Non impedisco la fuga, come nella filosofia del metodo ATH, non impediamo la fuga a un cavallo spaventato, ma semplicemente la controlliamo.
Ok, vedete un abbassamento dell'incollatura, la tensione che sta calando. È chiaro che voler salire su un cavallo a questo punto sarebbe decisamente da incoscienti. Attendiamo. Vedete quanto è importante anche il controllo della capezza. Se non avessi controllo della capezza non potrei controllarne la direzione, quindi le sue reazioni potrebbero diventare pericolose per me e per lei. Ok, Annabelle è alla ricerca di un punto di tranquillità. Deve essere lei a trovarlo, non saremo noi a imporglielo. Ok, un buon abbassamento dell'incollatura. Ok, possiamo prendere questa scrollata di testa come un segnale di relax? Probabile. Ok, vediamo la masticazione. Vedete che continua anche con il rumore, quindi vuol dire che siamo arrivati. Cambiamo punto di rumore, vedete che la reazione riparte. Siamo passati da battere sul seggio a battere vicino al fender, quindi è cambiato il rumore, è cambiata la pressione e la cavalla è ripartita nella sua reazione. Normalmente cerco di fare in modo di proseguire per circa almeno un paio di settimane nel lavoro da terra con la sella, in modo che per il cavallo diventi un'abitudine portarla su tutti i lavori. Cambiato di nuovo zona, adesso mi sono spostato sulla gonna della sella e quindi lei ha ricreato una nuova reazione. E attendo. Dobbiamo fare in modo che il cavallo impari a gestire tutto quello che arriva dalla sella. Chiaramente non l'ho detto prima, ma lo do per scontato, la prima messa della sella non la fate con il cavallo legato, se non volete rischiare. Ok, se non volete rischiare che il cavallo si faccia del male o associ alla messa della sella una situazione negativa. Quanti cavalli avrete visto o sentito che da legati, quando viene messa la sella, esplodono, si impennano, si rovesciano. Talvolta la causa parte proprio da qui, ovvero da un'errata messa della sella. Ok, buono. Ora proviamo sul fender. Vedete che ogni cambio di posizione mi crea una reazione nuova, per quanto siano reazioni contenute, ma sono reazioni e io devo poterle gestire, il cavallo deve poterle gestire. Ok, abbassamento dell'incollatura, buono. Sto procedendo in maniera veloce, chiaramente per le esigenze del video. Se fossi in una reale sessione di lavoro mi concentrerei molto più a lungo su ciascun dettaglio. Staffa, si può muovere, il cavallo deve imparare che la staffa si muove, quindi non abbiate paura di muoverla, sbatterla in tutti i punti in cui essa può arrivare. Fate rumore, tirate, ok, cercate tutti i punti
che possano creare una reazione al cavallo. Muovete anche la sella. Ok, bene. Ok, molto meglio. Bene, tutto questo chiaramente va ripetuto poi sull'altro lato. Questa è sostanzialmente la procedura corretta per la prima messa della sella, fermo restando che prima di questo momento abbiate fatto tutti gli esercizi da terra del metodo ATH e abbiate valutato bene le reazioni del cavallo, ovvero lavorato bene sulla razionalizzazione. Se tutto questo l'avete fatto in maniera corretta, la messa della sella, vedete, non è un problema. La messa della sella è un passaggio nell'istruzione del cavallo, niente di più. Una volta effettuato il lavoro, le prime volte la sella la toglierete in campo o in tondino in questo caso, partendo dal sottopancia posteriore, passando poi al sottopancia, ed ecco qui, in modo che possiate studiare eventuali reazioni anche sulla rimozione della sella. Questo è tutto per quanto riguarda la prima messa della sella. Ringraziamo Annabel del suo aiuto e noi ci vediamo al prossimo video.